Lezione 1. Pianificare un viaggio. È un'idea perfetta. Controllerò i voli in partenza il mese prossimo e vedrò quali offerte riesco a trovare. Fantastico! Pianificare in anticipo può davvero farci risparmiare e rendere il viaggio più piacevole. Esatto. Cercherò le opzioni migliori che si adattino ai nostri impegni e al nostro budget. Sì, e se troviamo una buona offerta, dovremmo sicuramente prenotarlo in fretta per assicurarci il posto. Assolutamente. Prima prenotiamo, maggiori sono le possibilità di trovare i voli che desideriamo. Inoltre, abbiamo più tempo per pianificare il nostro itinerario e decidere cosa fare una volta arrivati. Non vedo l'ora. Esplorare una nuova destinazione insieme sarà un'avventura incredibile. Sì, e adoro l'emozione di scoprire nuovi posti e creare ricordi. Rendiamo questo viaggio indimenticabile pianificando ogni dettaglio nel modo giusto. Lezione 2. Comodità dello shopping. Sì, è molto comodo che abbiano un'ampia varietà di prodotti disponibili. Assolutamente. Fare shopping è molto più facile quando puoi trovare tutto in un unico posto. Adoro il fatto di poter fare la spesa, comprare articoli per la casa e persino prodotti per la cura della persona, tutto in un unico viaggio. Sì, mi fa risparmiare un sacco di tempo e fatica, soprattutto nelle giornate più impegnative, quando ho molto da fare. Inoltre, avere una selezione diversificata significa che possiamo provare nuovi marchi e prodotti che prima non avremmo preso in considerazione. Esatto! È sempre emozionante scoprire nuovi articoli preferiti mentre si fa shopping. E la comodità di avere tutto a portata di mano rende il tutto molto meno stressante. Sì, migliora davvero l'esperienza di acquisto complessiva e la rende piacevole. Approfittiamo di questa comodità e facciamo presto scorta di tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Lezione 3. Trekking avventura. Fare trekking nella lussureggiante giungla di Cangai sembra un'avventura, non è vero? Assolutamente sì! Posso solo immaginare quanto sia bello e vibrante il paesaggio. Sì, la combinazione di verde, fauna selvatica e aria fresca darebbe vita a un'esperienza indimenticabile. Quanto pensi che dovremmo pianificare per il trekking? Voglio assicurarmi che abbiamo abbastanza tempo per esplorare. Penso che qualche giorno sarebbe l'ideale per immergerci completamente nell'ambiente circostante e goderci l'avventura. Sembra perfetto. Ci dà la possibilità di vedere tutto senza fretta. Inoltre, possiamo prenderci il tempo necessario per apprezzare i piccoli dettagli della natura lungo il cammino. Sì, e magari scattare anche qualche foto per catturare i ricordi del nostro viaggio. Cominciamo a pianificare i dettagli e ad assicurarci di essere preparati per questo emozionante trekking. Lezione 4. Richiesta di risarcimento assicurativo. Sì, per fortuna mi sono ricordato di stipulare un'assicurazione per i miei beni, quindi dovrò presentare una richiesta di risarcimento quando sarò tornato a casa. Che sollievo! È sempre una buona idea avere un'assicurazione, soprattutto quando si viaggia. Assolutamente. Mi dà tranquillità sapere di essere coperto nel caso in cui qualcosa vada storto. Esatto! Cosa è successo che ti ha spinto a presentare un reclamo? Ho danneggiato accidentalmente il mio computer portatile mentre cercavo di infilarlo nella borsa durante un momento frenetico in aeroporto. Oh no! Immagino quanto stressante deve essere stato, soprattutto con tutta quella confusione. Sì, è stato abbastanza caotico, ma almeno so che potrò recuperare parte dei costi tramite la mia assicurazione. È un ottimo modo di vederla.
È sempre meglio essere preparati alle situazioni inaspettate. Certamente. Mi assicurerò di tenere pronta tutta la documentazione necessaria per la procedura di richiesta. Lezione 5. Attrazioni di Chicago. Chicago offre tantissime attrazioni straordinarie, tra cui l'Art Institute of Chicago e il Field Museum of Natural History. Sì, entrambi i posti sono incredibili. L'Art Institute ha una vastissima collezione di opere d'arte di varie epoche. Assolutamente. Adoro il fatto che si possa vedere tutto, dai capolavori impressionisti all'arte moderna, tutto in un unico posto. Anche il Field Museum è affascinante, soprattutto con le sue mostre sui dinosauri e sulle culture antiche. Sì, è come un viaggio nel tempo e i reperti sono davvero accattivanti. Potrei trascorrere ore in entrambi i posti, esplorando le mostre e imparando cose nuove. Certo. C'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire, rendendo ogni visita un'esperienza unica. Inoltre, l'architettura di Chicago è di per sé straordinaria e contribuisce al fascino complessivo della città. Certo. Pianifichiamo una giornata per esplorare entrambe le attrazioni e scoprire tutto ciò che hanno da offrire. Lezione 6. Routine di allenamento. Quanto spesso ti alleni? Ultimamente cerco di mantenere una routine costante. Faccio esercizio fisico 3 volte a settimana, il che mi aiuta a mantenere le mie energie e la mia salute generale. Fantastico! Trovo che fare esercizio fisico regolarmente migliori davvero il mio umore e la mia produttività. Assolutamente! È incredibile come anche un breve allenamento possa fare la differenza su come mi sento durante tutta la giornata. Sì, cerco di alternare attività diverse, come la corsa, il ciclismo e lo yoga, per rendere le cose più interessanti. È un approccio intelligente. La varietà può aiutare a prevenire la noia e a far lavorare diversi gruppi muscolari. Esatto. Inoltre, mi motiva a provare cose nuove e a mettermi alla prova. Sono d'accordo. Incoraggiamoci a vicenda a mantenere la nostra routine e magari anche ad allenarci insieme. Sembra un'ottima idea. Avere un compagno di allenamento può rendere l'attività fisica più piacevole. Lezione 7. Esplorazione dei Caraibi. Le coste del Mar dei Caraibi sono meravigliose, ma le storie d'oro dell'entroterra hanno indotto gli esploratori ad avventurarsi nell'entroterra. È proprio vero. Il fascino dei tesori ha spinto molti avventurieri nel corso della storia a cercare fortuna. Sì, quegli esploratori chiesero alle popolazioni indigene dove si trovasse l'oro, il che portò a incontri significativi. Esatto! È affascinante pensare a come queste interazioni abbiano plasmato la storia della regione. L'impatto sia sugli esploratori sia sulle popolazioni indigene fu profondo e spesso tragico. Assolutamente! Serve a ricordare le complesse storie che intrecciano esplorazione e colonizzazione. Penso che sia importante imparare da queste storie per comprendere le implicazioni più ampie dell'esplorazione. Certamente! La storia ci insegna lezioni preziose sull'umanità e sulle nostre interazioni reciproche. Approfondiamo questi resoconti storici e scopriamo di più sul passato dei Caraibi. Lezione 8. Dettagli di pagamento. Certo. Potrei avere i dati della tua carta per elaborare il pagamento? Certo! È 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
890. Ottimo, grazie. Mi assicurerò che tutto sia sicuro durante la transazione. Lo apprezzo. È sempre bello sapere che le mie informazioni saranno trattate in modo sicuro. Assolutamente. Prendiamo la privacy molto seriamente e ci assicuriamo che tutti i dati siano protetti. È rassicurante sentirlo. È importante sentirsi sicuri quando si effettuano transazioni online. Sì, e una volta elaborato il pagamento, riceverai subito un'email di conferma. Perfetto! Terrò d'occhio la conferma per assicurarmi che tutto vada liscio. Se in seguito avete domande, non esitate a contattarci. Lezione 9. Lista della spesa. Buono a sapersi. Ora passiamo alle verdure. Ho bisogno di carote, broccoli e qualche altro ingrediente essenziale. Sembra una lista completa. Carote e broccoli sono ottimi per una dieta sana. Sì, non sono solo nutrienti ma anche versatili, adatti a vari piatti. Esatto! Puoi arrostirli, cuocerli al vapore o persino aggiungerli alle zuppe per un sapore più intenso. Inoltre, sono perfetti come spuntino, soprattutto se abbinati all'hummus. È vero! Adoro avere sempre a portata di mano degli spuntini salutari da sgranocchiare durante il giorno. Assicuriamoci di non dimenticare altre verdure di cui potremmo aver bisogno durante la settimana. Assolutamente! Un frigorifero ben fornito rende la pianificazione dei pasti molto più semplice. Non vedo l'ora di provare nuove ricette con tutti questi ingredienti freschi. Lezione 10. Influenze sul comportamento. Alcune persone potrebbero parlare troppo quando sono sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il che può portare a situazioni inaspettate. Sì, è interessante come l'alcol o altre sostanze possano alterare radicalmente il comportamento di una persona. Assolutamente. Alcuni individui diventano aggressivi o depressi, manifestando una vasta gamma di reazioni. Ci ricorda quanto sia importante conoscere i nostri limiti ed essere responsabili. Certamente. Capire come le sostanze ci influenzano può aiutare a prevenire conseguenze negative. Sì, ed è fondamentale prendersi cura dei propri amici e assicurarsi che siano al sicuro quando si trovano in queste condizioni. Sono d'accordo. Incoraggiare conversazioni aperte su questi argomenti può portare a una maggiore consapevolezza. Esatto! Si tratta di creare un ambiente di supporto per tutti. Assicuriamoci di avere queste discussioni con i nostri coetanei, promuovendo scelte sane. Lezione 11. Inviare cartoline. Ehi, hai mai mandato una cartolina prima? È un modo davvero carino per tenersi in contatto con familiari e amici. Sì, certo. C'è qualcosa di speciale nel ricevere un biglietto scritto a mano da qualcuno. Assolutamente. Aggiunge un tocco personale che i messaggi digitali non possono replicare. Esatto! Adoro come le cartoline catturino un momento nel tempo e un luogo specifico. Sì, spesso includono bellissime immagini che ci ricordano i nostri viaggi e le nostre esperienze. Ed è divertente scegliere una cartolina che rispecchi la destinazione che stai visitando. Certo. Rende il gesto di inviare una cartolina ancora più significativo. Facciamo in modo di inviare cartoline durante il nostro prossimo viaggio, creando ricordi duraturi per gli altri. Ci sto.
Sarà un modo meraviglioso per condividere le nostre avventure con le persone a cui teniamo. Lezione 12. Importanza delle vaccinazioni. Hai fatto il controllo? Queste iniezioni, chiamate vaccini, sono fondamentali per prevenire le malattie. Sì, ho appena ricevuto il mio vaccino. I vaccini aiutano a proteggere non solo noi stessi, ma anche la comunità. Esatto. Agiscono allenando il nostro sistema immunitario a riconoscere e combattere specifici agenti patogeni. È affascinante come la medicina moderna abbia fatto progressi tali da rendere possibili queste misure preventive. Assolutamente. Le vaccinazioni hanno svolto un ruolo significativo nel controllo delle epidemie e nel salvataggio di vite umane. Sì, ed è fondamentale che tutti siano informati sui vaccini disponibili. Sono d'accordo. È una responsabilità collettiva garantire la salute delle nostre comunità. Continuiamo a sostenere la causa delle vaccinazioni e incoraggiamo gli altri a tenersi aggiornati. Certamente. Insieme possiamo contribuire a un futuro più sano per tutti. Lezione 13. Scadenze del progetto. Dovremmo discutere i risultati e le relative scadenze per garantire che tutto proceda come previsto. Sì, è fondamentale. Stabilire scadenze chiare aiuta tutti a comprendere le proprie responsabilità. Assolutamente. Ci permette di gestire il nostro tempo in modo efficace ed evitare le corse dell'ultimo minuto. Inoltre, quando tutti sanno cosa aspettarsi, il flusso di lavoro è più fluido per l'intero team. Sono d'accordo. Puntiamo a completare la prima bozza entro la fine del mese. Sembra un piano solido. Ci dà abbastanza tempo per rivederlo e apportare le modifiche necessarie. Sì, e i controlli regolari ci aiuteranno a rimanere allineati e ad affrontare tempestivamente eventuali sfide. Certamente, la comunicazione è fondamentale per garantire il successo del progetto. Delineiamo i nostri obiettivi e condividiamoli con il team per tenere tutti informati. Lezione 14. Abitudini di esercizio. Sai, ho letto di come ad alcuni animali domestici piaccia fare esercizio, soprattutto quelli che amano correre su una ruota, ma è interessante pensare a come una piccola gabbia sia spesso sufficiente per loro. Assolutamente. È affascinante come, anche in uno spazio limitato, gli animali riescano a trovare il modo di rimanere attivi e divertirsi. Sì, molti piccoli animali domestici, come i criceti, prosperano in ambienti in cui hanno la possibilità di correre ed esplorare, sfruttando al meglio l'ambiente circostante. È vero, è incredibile come il loro istinto li spinga a fare esercizio, anche in uno spazio ristretto. E ci ricorda che l'attività fisica è universale, sia per gli esseri umani che per gli animali. Abbiamo tutti bisogno di qualche forma di movimento per restare in salute. Esatto. Penso che sia importante creare ambienti che favoriscano l'esercizio fisico, indipendentemente dalle dimensioni o dallo spazio. Certo. Inoltre, osservare questi animali può insegnarci molto sull'importanza del gioco e dell'attività fisica nelle nostre vite. Sì, potremmo tutti trarre beneficio dall'integrare più movimento nella nostra routine quotidiana, proprio come quei piccoli atleti. Poniamoci l'obiettivo di rimanere attivi e di ispirare gli altri a fare lo stesso, ovunque ci troviamo. Lezione 15. Articoli essenziali per la casa. Nella nostra nuova casa c'è un tavolo da pranzo e delle sedie, il che rende l'ambiente molto più accogliente per le riunioni. Fantastico! Una zona pranzo è essenziale per condividere i pasti e creare ricordi indimenticabili con amici e familiari. Assolutamente.
È il luogo in cui le conversazioni scorrono e i legami si approfondiscono, rendendolo il cuore della casa. Ho notato che nelle vicinanze c'è anche un bagno o un bagno di servizio, il che rende lo spazio ancora più comodo. Sì, avere un bagno ben posizionato è fondamentale, soprattutto quando si ricevono ospiti. Sono d'accordo. Sono quei piccoli dettagli che rendono una casa funzionale e confortevole. Certo. Riesco già a immaginare di organizzare cene e di godermi lunghe conversazioni attorno a quel tavolo. Sembra delizioso. Assicuriamoci di decorare lo spazio in modo che rifletta il nostro stile e lo renda ancora più accogliente. Certamente. Un'atmosfera accogliente farà sentire tutti a casa. Lezione 16. Organizzazione di feste. Ottime notizie. Hanno anche i piatti, quindi non dovremmo preoccuparcene per la festa. Perfetto! Pianificare è molto più semplice quando non dobbiamo preoccuparci di portare le nostre stoviglie. Assolutamente. Così potremo concentrarci sulle parti divertenti, come il cibo e le decorazioni. Sì, dovremmo spedire gli inviti presto per garantire che tutti abbiano il tempo di confermare la propria partecipazione. Certo. Prima li mandiamo, più possibilità abbiamo di riunire tutti per la festa. Sono d'accordo. Sarà bello rivedere i nostri amici e passare un po' di tempo insieme. Inoltre, avere abbastanza tempo per pianificare le attività e i piatti del menù renderà l'incontro ancora più piacevole. Esatto. Definiamo i dettagli e spediamo gli inviti il prima possibile. Non vedo l'ora. Questa festa sarà uno spasso. Lezione 17. Partnership aziendale. Assolutamente. Propongo di discutere di una potenziale partnership commerciale che potrebbe essere reciprocamente vantaggiosa. Sembra intrigante. Sono sempre aperto a esplorare nuove opportunità che possano portare crescita e successo. Sì, credo che unendo le nostre forze potremmo creare una potente sinergia sul mercato. Sono d'accordo. Sfruttando le nostre rispettive competenze, possiamo ottenere di più di quanto potremmo ottenere individualmente. Esatto. Definiamo i nostri obiettivi e vediamo come possiamo allineare le nostre visioni per questa partnership. Ottima idea. Avere le idee chiare ci aiuterà a gestire il processo senza intoppi. Penso sia importante discutere anche delle nostre aspettative e dei ruoli che immaginiamo per ciascuno di noi. Sì, la trasparenza è fondamentale per costruire solide basi per qualsiasi partnership. Fissiamo un appuntamento per approfondire l'argomento ed esplorare insieme le possibilità. Lezione 18. Avventura sull'isola. Di recente ho visitato un'isola, ed è stata davvero mozzafiato. I panorami e l'atmosfera erano diversi da qualsiasi cosa avessi mai sperimentato prima. Sembra incredibile. Posso solo immaginare la bellezza dei paesaggi e la tranquillità di essere circondati dalla natura. Sì, la vegetazione lussureggiante e le acque cristalline creavano un ambiente davvero sereno. Mi piacerebbe molto sapere di più sulla tua esperienza. Hai avuto modo di esplorare anche la cultura locale? Assolutamente. Mi sono immerso nelle tradizioni locali, il che ha reso la visita ancora più profonda. Fantastico! Vivere la cultura arricchisce davvero l'esperienza di viaggio. Sì, ti fa apprezzare più profondamente il luogo e la sua gente.
Sono così ispirata. Sembra un viaggio pieno di avventure e scoperte. Non vedo l'ora di condividere tutti i dettagli con voi. Un giorno, organizzeremo un viaggio insieme. Lezione 19. Pianificazione finanziaria. Quando discutiamo i nostri piani, è essenziale considerare come intendiamo operare in termini di budget e finanziari. Assolutamente. Essere consapevoli delle nostre finanze ci aiuterà a prendere decisioni consapevoli ed evitare stress inutili. Sì, credo che dobbiamo assicurarci che gli aspetti finanziari siano chiaramente definiti prima di procedere con qualsiasi progetto. Ottima osservazione. Un budget ben strutturato ci guiderà nell'allocazione efficace delle risorse. Esatto. È importante tenere traccia delle nostre spese e apportare le modifiche necessarie per rimanere sulla buona strada. È saggio avere un piano di emergenza nel caso in cui si presentino spese impreviste. Sono d'accordo. Creiamo un piano finanziario completo che copra tutti gli aspetti del nostro progetto. Sì, questo non solo ci manterrà organizzati, ma ci aiuterà anche a raggiungere i nostri obiettivi in modo efficiente. Non vedo l'ora di collaborare a questo progetto e di assicurarmi che ci prepariamo al successo. Lezione 20. Routine della spesa. Andare al supermercato ogni settimana fa parte della mia routine e lo trovo molto piacevole. Fantastico! Penso che fare regolarmente la spesa mi aiuti a tenere la cucina sempre rifornita di ingredienti freschi. Sì, ti consente di pianificare meglio i pasti ed evitare di ordinare cibo da asporto all'ultimo minuto. Assolutamente! Inoltre, adoro scoprire nuovi prodotti e articoli stagionali durante le mie visite. Esatto. Ogni viaggio è come una mini avventura, soprattutto quando trovo qualcosa di unico da provare. Sono d'accordo. È anche un'occasione per sostenere gli agricoltori e i mercati locali, quando possibile. Sì, questo rende la spesa ancora più gratificante. Organizziamo presto una spesa al supermercato insieme. Mi piacerebbe tantissimo. Sarà divertente esplorare e scegliere i nostri articoli preferiti. Non vedo l'ora. Il buon cibo inizia con buoni ingredienti. Lezione 21. Viaggio in aeroporto. Di solito ci vogliono circa 30 minuti per raggiungere l'aeroporto, a seconda del traffico, il che è piuttosto comodo. Buono a sapersi. Un viaggio breve rende l'intero processo molto meno stressante. Assolutamente. Apprezzo molto avere questo margine di sicurezza, soprattutto quando devo prendere un volo. Sì, conoscere il percorso aiuta a pianificare l'orario di partenza per evitare corse dell'ultimo minuto. Esatto. Cerco sempre di arrivare in anticipo per passare i controlli di sicurezza e altre procedure. Saggio. Meglio prevenire che curare, soprattutto con potenziali ritardi. Sono d'accordo. Assicuriamoci di prenderci tutto il tempo necessario prima del nostro prossimo viaggio. Assolutamente. Un inizio di viaggio sereno può dare il tono all'intera esperienza. Non vedo l'ora di vivere la nostra prossima avventura. Lezione 22. Principio di uguaglianza. Abbiamo davvero bisogno di incidere nei nostri comandamenti governativi questa semplice regola: non peccare contro l'uguaglianza. Assolutamente. È un principio fondamentale che dovrebbe guidare le nostre azioni e politiche a ogni livello. Sì, promuovere l'uguaglianza è essenziale per costruire una società giusta ed equa.
Sono d'accordo. È importante che tutti siano trattati con rispetto e dignità, indipendentemente dal loro background. Esatto. Creare una cultura di inclusività non solo avvantaggia i singoli individui, ma rafforza anche le comunità nel loro complesso. Sì, e dobbiamo impegnarci attivamente per smantellare le barriere sistemiche che impediscono l'uguaglianza. Credo che l'istruzione e la consapevolezza siano fondamentali per promuovere la comprensione tra gruppi diversi. Assolutamente. Incoraggiare il dialogo aperto può aiutare a colmare le lacune e a promuovere l'empatia. Facciamo in modo che la nostra missione sia quella di promuovere l'uguaglianza nella nostra vita quotidiana e di ispirare gli altri a fare lo stesso. Lezione 23. Diversità culturale. Le numerose culture del mondo differiscono tra loro in molti modi diversi e uno dei modi più interessanti in cui le culture variano è attraverso le loro tradizioni. Sì, è affascinante vedere come usi e costumi plasmano l'identità delle diverse comunità. Assolutamente. Ogni cultura ha le sue celebrazioni, i suoi rituali e le sue credenze uniche che riflettono la sua storia e i suoi valori. Sono d'accordo. È proprio questo che rende il viaggio così arricchente. Possiamo vivere queste tradizioni in prima persona. Sì, e comprendere queste differenze può favorire il rispetto e l'apprezzamento reciproci tra le persone. Esatto. È importante accogliere la diversità e imparare dalle esperienze degli altri. Credo che condividere storie e tradizioni possa aiutare ad abbattere gli stereotipi e a creare legami. Assolutamente. Esploriamo di più le diverse culture e celebriamo insieme la loro unicità. Sono emozionato. Il mondo è pieno di storie incredibili che aspettano di essere scoperte. Lezione 24. Sconti sugli acquisti. Ho appena trovato un ottimo sconto sul mio vestito, che piacevole sorpresa. Fantastico! Gli sconti rendono sempre lo shopping più appagante, non credi? Assolutamente. È come trovare un piccolo tesoro che rende l'acquisto ancora più speciale. Sì, adoro quando posso ottenere qualcosa che desidero veramente senza spendere una fortuna. Esatto. Ci darò sicuramente un'occhiata anch'io, sembra un'ottima opportunità. Dovresti. Trovare un buon affare a volte può portare a scelte di moda inaspettate. Vero. Inoltre, è bello sapere di aver ricevuto un buon rapporto qualità-prezzo. Sì, e chi non vorrebbe avere un motivo per festeggiare una grande scoperta? Giusto. Facciamo un programma per andare a fare shopping insieme e vedere se riusciamo a trovare altre offerte. Lezione 25. Difesa dei sordi. Incontrò presidenti e primi ministri, sostenendo il miglioramento delle condizioni delle persone sorde o con problemi di udito. È davvero motivante. Ci vuole molto coraggio per parlare a nome di chi spesso non viene ascoltato. Assolutamente. La sua determinazione a fare la differenza dimostra quanto una persona possa essere influente. Sì, e sottolinea l'importanza dell'accessibilità e dell'inclusione nella società. Esatto. Incontrando i leader, ha portato l'attenzione su questioni che richiedono un'azione immediata. Ammiro il suo impegno nel creare un mondo migliore per coloro che ogni giorno affrontano delle sfide. Ci ricorda che l'advocacy può portare a un vero cambiamento quando ci sono individui appassionati che lottano per una causa. Sì, penso che tutti noi abbiamo un ruolo nel sostenere la parità di diritti e opportunità per tutti.
Facciamo in modo di informare noi stessi e gli altri su queste importanti questioni. Lezione 26. Richiesta di informazioni sui servizi. Certo, li chiamerò o manderò loro un'email per chiedere informazioni sulla disponibilità e sulle tariffe. Sembra un piano. È sempre bene raccogliere informazioni prima di prendere qualsiasi decisione. Esatto. Conoscere le loro tariffe ci aiuterà a pianificare il budget di conseguenza e a trovare le opzioni migliori. Sì, ed è anche utile chiedere se offrono pacchetti speciali o sconti. Assolutamente. A volte offrono promozioni che possono fare davvero la differenza. Inoltre, per essere certi di essere in buone mani, è essenziale conoscere il loro servizio clienti. Sono d'accordo. Un team amichevole e reattivo può fare la differenza nella pianificazione. Prima di decidere, assicuriamoci di confrontare alcune opzioni. Certamente. In questo modo, possiamo fare la scelta più consapevole possibile. Lezione 27. I primi visitatori di Yellowstone. Destinarono questi terreni a parco pubblico, una decisione lungimirante per le generazioni future. Assolutamente. Ma perché i primi visitatori di Yellowstone rimasero così colpiti dalla sua bellezza? Furono le straordinarie caratteristiche geotermiche e la variegata fauna selvatica ad affascinare la loro immaginazione. Sì, i geyser e le sorgenti termali dovevano essere uno spettacolo da vedere, diverso da qualsiasi cosa avessero mai visto prima. Esatto. Molti visitatori sono rimasti stupiti dai colori vivaci e dai paesaggi unici. E la varietà degli animali, dai bisonti agli orsi, accresceva il fascino del parco. Ha davvero messo in mostra le meraviglie naturali del paesaggio americano. Penso sia incredibile come quelle prime esperienze abbiano gettato le basi per gli sforzi di conservazione. Sì, sottolinea l'importanza di proteggere i nostri tesori naturali per le generazioni future. Lezione 28. Servizi di lavanderia. Sì, nella lavanderia mettiamo a disposizione ferro e asse da stiro, il che è molto comodo. Fantastico! Rende molto più facile mantenere i nostri vestiti in ordine mentre viaggiamo. Assolutamente. Avere a disposizione questi comfort può fare una grande differenza nel modo in cui percepiamo il nostro aspetto. Sì, ed è un tocco di classe che contribuisce a rendere il nostro soggiorno ancora più confortevole. Certo. Sono le piccole cose che possono migliorare significativamente la nostra esperienza. Sono d'accordo. Assicuriamoci di sfruttare queste opportunità per mantenere freschi i nostri abiti. Assolutamente. Avere un bell'aspetto può aumentare la nostra sicurezza, soprattutto durante un viaggio. Sì, ed è sempre bello arrivare agli eventi in perfette condizioni e ben curati. Pianifichiamo di conseguenza i nostri outfit e assicuriamoci di avere tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Lezione 29. Un momento divertente. Lui si confondeva e si rimetteva in punta di piedi, l'uomo ne rideva, rendendo quel momento spensierato. Sembra divertente. È sempre divertente quando la gente riesce a ridere di se stessa in quelle situazioni stupide. Assolutamente. Dimostra un grande senso dell'umorismo e la capacità di prendere la vita alla leggera. Sì, spesso sono momenti che avvicinano le persone, non credi? Assolutamente. Condividere una risata può trasformare una situazione imbarazzante in una memorabile.
Adoro il modo in cui l'umorismo riesce a stemperare la tensione e a far sì che tutto sembri più rilassato. Esatto. È un promemoria del fatto che non dovremmo prenderci sempre troppo sul serio. Sì, accogliere il lato più leggero della vita può portare a un'esperienza più gioiosa. Assicuriamoci di mantenere vivo il nostro senso dell'umorismo durante le nostre avventure. Lezione 30. Esplorazione dei gadget. Anch'io. Sarà una giornata fantastica alla scoperta degli ultimi gadget della fiera tecnologica. Sono emozionato. C'è sempre qualcosa di nuovo e innovativo da scoprire a questi eventi. Assolutamente. Adoro vedere come si evolve la tecnologia e quali soluzioni creative vengono presentate. Sì, ed è affascinante pensare a come questi gadget possano migliorare la nostra vita quotidiana. Certo. Sono particolarmente interessato ai nuovi dispositivi per la casa intelligente che stanno diventando popolari. Oh, anch'io. Possono davvero semplificare le faccende domestiche e migliorare l'efficienza. Esatto. Assicuriamoci di prendere appunti su quelli che troviamo più interessanti. Certamente, ci aiuterà a ricordare le opzioni quando valuteremo l'acquisto in seguito. Non vedo l'ora di scoprire cosa riserva il futuro alla tecnologia.